Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo video sarà un haul di Primark, si vede? Qui, ok. E in particolare della collezione di Harry Potter che è uscita da pochissimi giorni. Ora, il Primark più vicino a casa mia è a soli 90 km. E qual è il pazzo che farebbe 90 km per andare a prendere qualcosa di Harry Potter? Sono stata l'altro giorno a Verona, al centro commerciale a Digeo, dove hanno aperto Primark. E ragazzi, sono stata lì dentro 2 ore e mezza, solo 2 ore e mezza, perché poi dovevo andare a lavorare. Però vi assicuro che sono state poche. Ho visto un millesimo di tutto quello che volevo vedere. Adesso capisco perché tutti adorano Primark. C'è davvero tantissima scelta e anche se la qualità non è eccelsa, comunque rispecchia le esigenze di noi giovani squattrinati. E quindi thumbs up per Primark. Ma vado alle ciance e vediamo subito cosa ho acquistato. L'unica cosa che ero sicura al 100% che avrei acquistato è stata la felpa di Serpeverde. Qualche malelingua negli anni ha avanzato l'ipotesi che io potessi essere Tasso Rosso. Ora ragazzi, voi non avete idea di quanto Serpeverde io possa essere. Vi basti sapere che ho dovuto fare il test di Pottermore 3 volte. La prima perché mi hanno bloccato l'account, la seconda perché non mi ricordavo la password e la terza volta perché il secondo nickname che mi avevano affibbiato non mi piaceva e quindi volevo cambiarlo. Ebbene, tutte e 3 le volte ho fatto il test senza barare perché non avevo voglia di stare lì dietro a guardare, a cercare le risposte per avere la casa che volevo io, quindi l'ho fatto semplicemente con spontaneità e tutte e 3 le volte indovinate cosa è venuto fuori? Serpeverde! Tra l'altro una cosa che mi è piaciuta di Primark è che arriva a taglie abbastanza grandi. Io, come tutte le persone che come me hanno una certa voluminosità, sono abituata che quando vado nei negozi, tra virgolette, normali, tipo H&M, Pinky, tutte quelle cose là, vado diretta a prendere la taglia più grande, perché è l'unica che potrebbe forse starmi. Quindi quando da Primark ho trovato la mia taglia della felpa di Serpeverde e addirittura una taglia in più, ho avuto un dilemma morale e ho fatto il sondaggio sia su Ask che su Facebook, mettendo le foto di tutte e due, per vedere quale effettivamente mi stava meglio, perché la felpa giusta sta meglio, però non so, secondo me la felpa comodosa, più larga del solito, è bella. Alla fine ha vinto la taglia giusta. Lo stemma è un po' stilizzato, non è proprio super mega dettagliatissimo. Volevo prendere anche la felpa di corvo nero per il mio ragazzo, ma quando gli ho mandato la foto mi ha detto che non gli piaceva tanto perché il corvo più che un corvo sembrava un piccione. La qualità devo dire che non è eccelsa, c'è una felpina da pochi soldi, anche la stampa non è bellissima, penso che si rovinerà appena l'avvicinerò alla lavatrice, però è costata 14 euro, quindi ci sta, la tratterò con cura. La seconda cosa bellissima che ho acquistato è stata questa maglia con la mappa del malandrino. Questa maglia è da uomo, ma l'ho presa lo stesso perché mi piaceva troppo questa stampa. L'avevo presa con l'intenzione di darla al mio amoroso, ma a parte il fatto che secondo me è troppo grande per lui, mi piace troppo. Penso che la modificherò magari perché il modello è proprio tanto da uomo, quindi magari non so, farò qualcosa qui sul collo e la userò io. Anche perché è lunghissima e può veramente fare da mini abito. Questa qui l'ho pagata 9 euro e l'ho trovata appunto nel reparto uomo. A proposito di questo, io non so negli altri Primark come sia disposta la merce, però se andate a quello della Digeo non fermatevi solo all'entrata dove c'è tutta la mega esposizione di Harry Potter, perché le cose sono sparse anche in giro per il negozio, anche cose che non sono lì in quell'esposizione. C'è una parete piena di roba di Harry Potter anche al piano superiore, per dire. Ero indecisa se prendere altre maglie o i pigiami o altre cose di Harry Potter perché ho pensato non voglio fare una mega spesa impulsiva di cose che poi non userei o che sarebbero inutili, quindi ho pensato intanto prendo le cose che proprio non posso fare a meno di prendere e poi siccome sicuramente tornerò fra una decina di giorni ci penso bene e le cose che mi rimangono impresse, che non riesco a dimenticarmi, allora probabilmente le acquisterò in seguito. Una cosa che serve sempre e quindi vabbè, ho detto la prendo, come posso non prenderla? Sono i calzini e quindi ovviamente ho preso il set di calzini di Harry Potter. Tra l'altro non ho neanche guardato se la misura è la mia. 37-42, ok, no perché li ho presi e li ho messi dentro la borsa senza neanche guardarli. C'erano anche dei set diversi ma erano un po' troppo pesanti, quindi ho preso questi. Questo qua con la mappa dei malandrini, questi con I solemnly swear that I'm up to no good. E l'altro paio con lo stemma di Hogwarts, sono tutti blu, rossi e bianchi.
L'ultima cosa di Harry Potter che ho acquistato, ammetto che non sia proprio, almeno nel mio caso, l'indispensabilità fatta oggetto, perché ne ho tantissime a casa, ma dovete sapere che io ho una sorta di malattia ossessiva per le tazze. A casa ne ho di tutti i tipi, io ci provo ad utilizzarle per quello a cui servono effettivamente, ovvero fare colazione, bere il tè, il caffè, eccetera, eccetera. Ma la paura di romperle è tale che alla fine utilizzo per quello scopo solo 2 tazze anonime e tutte le altre sono sparse per la casa ad abbellire l'ambiente in qualità di portapenne, portapennelli, porta qualsiasi cosa. E insomma ho preso la tazza di Harry Potter. Tra l'altro erano tutte rovinate, tutte con dei bozzi strani e quindi mentre passava il personale di Primark io ero lì che con molta nonchalance aprivo tutte le scatole e controllavo le tazze una per una. Tranquilli signori che lavorano da Primark, sono una persona educata e ho rimesso tutto al suo posto per bene, come se non le avesse toccate nessuno. La tazza non capisco se è nera o blu scura, mi pareva blu scura in negozio, adesso che la guardo mi sembra nera, non lo so. Ho improvvisamente scoperto di essere daltonica, comunque è a forma di calderone con i piedini sotto. Tra l'altro è bellissimo che nel riflesso della tazza voi vediate tutto il casino che mi sta davanti in questo momento. Ha lo stemma dorato di Hogwarts stampato davanti e niente, penso che anche questa diventerà un porta qualcosa, non ho intenzione assolutamente che rischi di essere rotta nella lavastoviglie. Infine da Primark ho preso altre 2 cose che non fanno parte della collezione di Harry Potter, però secondo me ci stanno dentro questo video haul perché comunque hanno uno stile un po' strega. La prima è questa bellissima cintura alta in similpelle con questo laccetto incrociato davanti, le borchiette e poi sui lati e dietro è elastica e si chiude con i bottoncini e fa molto stile Bellatrix Lestrange o lottatore di wrestling se preferite. Un'altra delle mie ossessioni compulsive sono gli stivaletti bassi a punta, meglio se scamosciati neri e ancora meglio se con qualche fibbietta. Il mio sogno sarebbe quello di avere delle Winkle Pickers, ma non penso che le utilizzerei tutti i giorni perché avrei paura di rovinarle come le tazze. E dovete sapere che questa ossessione per gli stivaletti bassi a punta scamosciati neri bla 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 è nata proprio da Primark. Infatti la primissima volta che sono entrata in un Primark è stato nel 2013 a Parigi. Ero andata a trovare una mia amica che era in Erasmus lì e potevo stare per ragioni economiche solo 3 giorni. Per vedere più cose possibili in 3 giorni non avete idea di quanto io abbia camminato. E la cosa bellissima è che io sono andata 3 giorni a Parigi portandomi solo un paio di anfibi. Al terzo giorno i miei piedi urlavano pietà. Avevo bisogno di comprare delle scarpe di emergenza per dare un po' di sollievo alle mie estremità inferiori, ma ovviamente non volevo spenderci chissà quanti soldi. Quindi la mia amica mi ha detto: guarda, qua vicino c'è questo negozio che si chiama Primark, ha tantissima scelta, hanno anche le scarpe, costano poco, se devi prendere solo qualcosa di emergenza ti consiglio di andare lì. Mi ci ha portato e lì ho trovato un paio di scarpe che mi ha cambiato la vita. Erano per l'appunto un paio di stivaletti neri scamosciati bassi bla 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 e vi giuro che da quel paio di scarpe in poi ogni volta che ho dovuto buttare delle scarpe da tutti i giorni e comprarne di nuove sono sempre state quel tipo lì. Quindi indovinate qual è l'ultima cosa che ho comprato da Primark anche questa volta? Un paio di stivaletti neri bassi scamosciati a punta. Questa volta senza fibbie, non mi è andata bene, però hanno questo profiletto dorato che non mi dispiace per niente. Inoltre sono super imbottite e quindi terranno un sacco caldo e andranno benissimo per l'inverno e sono costate solo 15 euro. Quindi grazie Primark per alimentare le mie ossessioni. Ce l'ho fatta, vi ho mostrato tutto quello che volevo mostrarvi, sicuramente tornerò da Primark a spendere altri soldi. Mi dispiace se vi aspettavate un video di trucco, ma purtroppo col lavoro che sto facendo in questo periodo non ho tempo di fare un video di trucco perché richiede molto più impegno, molte più ore rispetto a un video haul, quindi per adesso vi prego accontentatevi di questo. Comunque non preoccupatevi troppo perché tanto fra poco è Halloween, quindi sarete inondati di video di trucco. Se questo video vi è piaciuto lasciate un pollicione in su che aiuta sempre e sarei curiosissima di sapere nei commenti a che casa di Hogwarts sentite di appartenere e quali articoli che sono usciti in questa collezione vi sono piaciuti di più. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!